trasformazione digitale che stiamo subendo ci impegna non soltanto nell'aggiornamento dei nostri prodotti, anche per quello che riguarda i processi tradizionali. Nell'esame della situazione interna di Piaggio abbiamo individuato il processo di pianificazione come uno dei processi fondamentali alla ricerca di che cosa? Di un sistema di pianificazione che possa, prima di tutto, veramente interconnettere tutti gli attori della supply chain estesa, quindi che vada verso il mercato a catturare quelle informazioni che ci consentano di fare analisi predittive, ad esempio, per individuare quali sono le preferenze che il cliente sta esprimendo e, d'altra parte, riesca a catturare le informazioni sul mondo della fornitura dei fornitori per avere informazioni accurate relativamente agli impegni che l'azienda può prendere nei confronti dei clienti. Non si tratta solo di prendere un sistema di pianificazione e farne un sistema di logistica integrata. Si tratta anche evidentemente di creare una cultura comune, laddove oggi la cultura risiede in singole risorse, perché proprio per questo motivo sono critiche. La simulazione motif, di cui ha parlato anche Ingegner Cutica poco fa, quindi la possibilità per questo sistema di catturare le informazioni in tempo reale, di fare entrare gli eventi della vita reale all'interno del sistema di pianificazione, rigenerando le informazioni in modo da tener conto proprio della vita quando accade. Abbiamo fatto una selezione dei diversi software disponibili, abbiamo individuato la suite Sedapta il miglior prodotto per risolvere questo tipo di problematiche e quindi abbiamo proceduto all'introduzione di questo sistema in azienda. Insieme a Sedapta abbiamo disegnato tutti i processi e li abbiamo standardizzati. I moduli della suite li abbiamo presi penso tutti, quindi c'è il demand management, l'inventory management, il resource and supply planning, l'order promising che già avevamo dal 2010 e il supply engine, la web supply engine che è l'ultimo modulo che è partito a giugno del 2018. Abbiamo integrato tutti i fornitori Coppeker e Coman della filiera e diciamo che abbiamo circa 1000 fornitori collegati via web. Abbiamo fatto partire tutto e non ci siamo fermati più di 4 ore, quindi abbiamo girato la chiave e siamo partiti. Io credo che sia stata bravura dei fornitori che ci hanno seguito, sono stati bravissimi, loro come tutti gli altri fornitori. Mi è piaciuto molto il fatto di una soluzione modulare, cioè noi inizialmente avevamo il deploy, questi moduli sono partiti tutti insieme, però il fatto di poter scegliere adesso di far partire lo schedulatore e altri moduli magari in tempi diversi ci permette di comporre la lista della spesa come meglio preferiamo, anche a secondo delle campagne che ci vincolano per far partire dei progetti. Diciamo che Bauli Sedapta lo vive secondo me come un partner, non come un fornitore di software, quindi vede le persone di Sedapta quasi come dei collaboratori della stessa azienda e questo è il valore aggiunto che abbiamo noi.
La Fratelli Bottini nel 2018 ha investito circa l'8,5% del fatturato nell'Industry 4.0. Questa è la timeline che vedete, si è partita dal 2004 con l'installazione e implementazione di un ERP aziendale fino ad arrivare al 2018 che è stata l'installazione del demand planning di Sedapta. Siamo in grado di poter controllare esattamente quello che è lo stato di avanzamento della produzione in essere, quello che sono le macchine, la quantità rimasta di produzione e i vari motivazioni di causale di fermo che abbiamo all'interno del reparto iniezione, che chiaramente è il principale reparto di produzione all'interno dell'azienda. Le implementazioni oggi hanno permesso dal 2004 al 2018 di avere sicuramente una supply chain molto più rapida e reattiva. Bisogna avere un forte commitment che ci metta in discussione quello che è la situazione e la modalità di lavorare di ieri per poter poi arrivare a un risultato finale che è quello di oggi. Oggi siamo in grado di poter affrontare canali o mercati, ordini differenti e con multicanalità che sono completamente diverse rispetto a quella che avevamo già 2 o 3 anni fa, con raggiungimento di mercati in tutto il mondo. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Devo ringraziare in prima battuta Sedapta per avermi invitato a questo evento. È importante fare in modo che le previsioni siano il più possibile attendibili e in linea con quello che è il mercato, le esigenze dei clienti e la strategia aziendale. Abbiamo dato grosso peso al modulo che all'interno della suite Sedapta avvia tutto il processo che vi sto raccontando, che è il modulo di demand management. Abbiamo la necessità di adeguare la nostra capacità produttiva alla domanda o alla previsione di domanda che ci è passata dall'ufficio commerciale, e questo lo abbiamo sviluppato tramite il modulo di Sales and Operation Planning, che è sempre all'interno della suite Sedapta, che ci ha permesso, e questo ve lo dico da persona che l'ha sperimentato in prima battuta, ci ha permesso di fare già, per esempio, per il budget 2019 delle considerazioni abbastanza fini su come adeguare la nostra struttura produttiva, la nostra capacità produttiva, la turnistica sulle linee alle richieste da parte dell'ufficio commerciale. L'importanza del modulo di demand forecasting di Sedapta è che lo strumento fornisce di fatto una previsione di domanda al commerciale su cui poter lavorare. Lo fa attraverso algoritmi che vanno a analizzare lo storico delle vendite e, diciamo, le varie stagionalità.